Mogli e buoi dei paesi tuoi, mi ripetevo. Ora invece mi dovrò imparare il russo, cercare un nuovo lavoro, fare nuove amicizie. Ah, dimenticavo. 35 ore di guida. Ci sono cascato di nuovo. Ok, sto guardando l'itinerario e al momento sembra abbastanza sgombra l'autostrada. Tra l'altro devo trovare un'area di sosta e prendere un estintore, perché ho scoperto adesso che in Russia è obbligatorio avere un estintore in macchina, uno piccolino in bassa. No, senza barba io proprio non mi riconosco. Sono un po' brutto. Buongiorno. Mamma mia, faccia di cazzo c'ho. Buongiorno. Siamo al secondo giorno. Oggi si va per Dresda. Sono 8 ore di macchina. Speriamo che vada tutto bene, che non mi debba cagare addosso. Il buon Stefano mi ha ospitato perché sono venuto a Bolzano. Per quest'uomo. Mi sembrava il minimo passare a trovare un amico e salutarci per sempre. Sempre sto cazzo uno, poi con tutti gli anni che erano passati al freddo a fare gare, Fare la Winter... Ce l'ho qua Io. la Winter Marathon. Le volte che ho guidato con te nel bagagliaio assicurandomi della tua incolumità. Piano! Proprio con questa voce. Ah, è touchscreen. Queste sono le poltrone della Scala di Milano. Se avete sentito, signori della Scala di Milano, queste sono le vostre poltrone inculate portate a Mosca. Se riuscite a trovarlo... Ma perché? Già sei stato bravo a entrare qua, che io non ci sono mai riuscito e non ho mai avuto il coraggio. Fino a Mosca sono 3500 km. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è giorno e ho gli occhiali da sole. Vado. 7 hours driving on the highway, far away, far away, far away. Odio il traffico. Poi con la macchina strapiena fare le manovre è veramente tosta. Vorrei usare il meno possibile la frizione e il navigatore mi dà 7 ore e 52. Se non mi fermo mai. La cacca l'ho fatta, la pipì pure. Ho già sete e fame. E siamo in autostrada, comincia ufficialmente il viaggio verso Mosca. Going all the way up, I'm going all the way up, I'm letting go in my heart, of everything that holds me down. Prima tappa, Dresda, 8 ore di viaggio. Già detto, lo ripeto perché mi piace. A breve usciamo dall'Italia e sarà la prima volta per la Charlotta che esce dall'Italia. Ed è anche la prima volta per me che guido fuori da... Ho preso l'autostrada da Bolzano, quindi ho pagato col Telepass. Adesso, quando arriverò al confine con l'Austria, prenderò una nuova autostrada, cioè uscirò da un casello italiano ed entrerò in un casello austriaco, o devo proseguire? Ciao, quando arrivi al confine con l'Austria, di solito non c'è un casello dove devi fermarti. Stronzate! L'autostrada italiana termina prima del confine e una volta entrato in Austria continuerai direttamente sull'autostrada austriaca senza dover passare per un casello. Incredibili stronzate! Ho parlato troppo presto, siamo arrivati al confine con l'Austria. Comincia il nostro viaggio verso Mosca. E fatemi passare, puttana di quella... Allora, il limite qua è cambiato, adesso da 110 siamo a 130 finalmente. Se no dici che prendi a fare l'autostrada. Quindi ho pagato un'autostrada da Bolzano fino all'Austria in cui il limite è sempre rimasto a 110. Ah, anche qua in Austria adesso è 110. Vabbè. E boh, proseguiamo. Dai cazzo! Devo dire che i paesaggi sono eccezionali.
stupendi. Bello. L'unica cosa è che tira molto vento, siamo un po' in salita e adesso un pochino la povera Kia sta accusando. Non si surriscalda il motore ovviamente, anche perché fanno 9 gradi. Fa freddino. Adesso ho visto un autovelox, non è segnalato come in Italia, e devo dire che su quello in Italia siamo onesti, cioè nel senso che noi te lo indichiamo che c'è l'autovelox, quindi sta a te decidere, vuoi prendere la multa o non la vuoi prendere, puoi scegliere. Appena passato un casello e ho pagato altri 12 euro. Però devo dire che stanno messi come a noi alla fine, qua lavori in corsa per tutto, sempre 60 all'ora, insomma, che cazzo di servizio è? Ho pagato 12 euro per andare come una strada normale, a questo punto evitavo di prendere un'autostrada. Però devo dire che tutti guidano in modo preciso, tutti mettono la freccia quando si devono spostare, tengono tutti la distanza di sicurezza, non vedo matti, nonostante tutti abbiano il macchinone, non vedo gente che fa il matto. Si vede che in Austria se fai il cretino te la mettono nel culo. Prima pausa pranzo, siamo ancora in Austria, penso, non lo so, non si riesce a capire onestamente. Secondo me quando vedono che un italiano mette la freccia per cambiare corsia, dicono no, c'è qualcosa che non va. Sono entrato in bagno, io mi lavo le mani prima e dopo essere andato in bagno, mentre ho visto gente che usciva dal bagno e non si è lavata le mani. Sarete tanto educati in autostrada, però le mani vanno sempre lavate quando si esce, perché io non voglio poi stringerti la mano sapendo che ti sei toccato il pisello prima. Ok, ci siamo. Stiamo entrando in Germania e c'è coda, tanta coda. Ok, siamo in Germania. Mi aspettavo un tappeto rosso, i palloncini, benvenuto. Sono in Germania da 10 minuti e ho già trovato 2 cose per cui mi piace di più la Germania dell'Austria. 1, il limite è a 130 e in alcuni casi non c'è il limite, è consigliato il limite di 130. 2, in Austria come entri da Wind ti manda un messaggio con scritto hai 40 giga per internet, dopodiché paghi 1,50 euro giga. In Germania giga illimitati, mi è arrivato adesso il messaggio dalla Wind, benvenuto in Germania, avrai giga illimitati. Quindi Austria siamo 2-0 per la Germania, vediamo un po' come va. Ok, siamo finalmente sulle famose autostrade tedesche senza limiti di velocità. Purtroppo più di così non posso andare. La cosa figa è anche che su Google Maps non viene più segnato il 130. Proprio fa come cazzo ti pare. 4 ore e 20 all'arrivo. È ora di spiegare perché mi voglio trasferire in Russia. Perché in Russia? Perché c'è mia moglie là. E lei è russa, ci siamo conosciuti sotto Covid, lei è rimasta bloccata in Italia, poteva andarsene via quando voleva, ma è rimasta qua per me. Abbiamo deciso alla fine di sposarci perché era la soluzione più veloce, altrimenti lei non sarebbe più potuta tornare per un bel periodo in Italia, prima per il Covid e poi per la guerra. Ma poi è stata una concatenazione di eventi, è successo che ho cominciato a lavorare sempre meno e in Italia poi c'è il fatto anche che si pagano tantissime tasse, quindi se cominci a lavorare un po' meno sei un po' nella merda, perché alla fine ti ritrovi a dover chiedere prestiti per pagare le tasse dell'anno prima, un po' come andare a lavorare per pagare la macchina che ti porta al lavoro. Cosa è successo? Che noi abbiamo comprato casa dopo che ci siamo sposati, ci dicevano comprate casa, è il momento migliore, c'è il bonus 110, le agevolazioni sul mutuo. Ci siamo mossi, abbiamo comprato una casa, una vecchia cascinetta che era tutta da sistemare, però col bonus 110 ce l'avremmo fatta senza problemi. Avviamo le pratiche, volevano 3.000 euro e quindi la prima cosa di cui mi sono accertato, visto che non mi escono soldi dal di dietro, ho chiesto, ma nel caso non dovessero avviarsi i lavori, perché comunque c'era già un'aria strana di questo bonus 110, si sentiva che qualcosa non andava, se non dovessero avviarsi questi lavori, questi 3.000 euro
cosa succede? No, è una caparra, ti verranno dati indietro. Ah, sicuro? Sì. Il mio errore fu quello di non riprenderli con un cellulare, di fare un video o di mettere la cosa per iscritto. Quindi niente, alla fine cosa è successo? Si sono tenuti questi 3.000 euro, i lavori non sono mai iniziati, non abbiamo beccato un euro di questo bonus 110. Sì, ho avuto il mutuo agevolato, grazie. Peccato che dopo neanche 3 anni abbiamo già venduto la casa perché non potevamo vivere in una casa tutta da risistemare con i nostri soldi, anzi con i miei, perché poi tra l'altro hanno fatto le sanzioni alla Russia, noi italiani abbiamo fatto le sanzioni alla Russia, le banche non possono più comunicare tra Europa e Russia. Mi immagino un ragazzino che studia qua in Italia, si ritrova senza più un soldo perché non può ritirare i soldi dal suo conto bancario. Vabbè, quindi abbiamo vissuto con il mio stipendio, che era quello che era, per un bel po'. A un certo punto mia moglie ha detto basta. Una volta è andato a Milano per vedere una mostra, uno spettacolo, quello che è, col treno. Al ritorno soppressi 6 treni, 6. Dal pomeriggio alle 4 fino alla sera alle 9. Poi per cosa? Per sciopero. Fossero almeno dei servizi, dici, dei treni allucinanti, un servizio impeccabile. No, loro scioperano anche. E ci sta. Non lo so per cosa scioperino, sinceramente, come si fa così? Cioè uno come fa? Va a Milano e non sa se tornerà ogni volta. Perciò una soluzione è andarsene. Mi dispiace per tutti i miei amici, mi dispiace per i miei, i genitori, soprattutto che sono un po' vecchietti e c'è mio fratello comunque che può dargli una mano, quindi conto su di lui, se no sarebbe stato ancora più difficile partire. Parto con una serenità in più, quindi grazie Robin. Io sono Batman. Perché con la macchina? Perché era un viaggio che volevo fare, come ho già spiegato probabilmente, era una cosa che da tanto tempo volevo fare, poi se mi devo trasferire ci sarà un bel po' di cose da portare. Nonostante tutto non sono riuscito a portare tante di quelle cose che avrei voluto portare, che alla fine sono quasi tutte cazzate. 2 ore e 10 di macchina ancora e dovrei essere arrivato. Prima cosa che farò, penso una mega doccia. Mancano meno di 40 minuti. Considerazioni sull'autostrada tedesca. Beh, è bella, è proprio bella da percorrere, non posso dire niente. Poi tirata come un tavolo a biliardo, ci sono pochi punti magari dove è ancora in cemento, che ci sono tutti i blocchi di cemento e li senti tutti sulle gomme. Poi la cosa più bella è che sono gratis, sono gratuite le autostrade tedesche, non ci sono caselli. Tu vedi tantissime uscite con scritto uscita e basta, esci, ci sono tante aree di servizio, pochi autogrill, ne avrò incrociati 5 o 6 in 6 ore, quindi se hai bisogno di far benzina approfittane al primo che vedi, mentre se devi far pipì ci sono varie aree di sosta dove ti puoi fermare con i bagni. Bravi tedeschi. Cosa devo dire? Siamo usciti adesso dall'autostrada, 3 minuti e siamo arrivati a destinazione. Tra 400 metri la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Oh, che carine ste case. Oh, finalmente siamo arrivati. Il posto è stupendo. Questo albero è fantastico, poi c'è un profumo. Bagno con la doccia e la vasca, e qua invece c'è il bagnetto, manca una ventola, non c'è neanche una finestra, vabbè. L'unica pecca, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, ma sti cazzi, ci sono solo io. La camera da letto, secondo me ci faccio una gran bella dormita stasera. Qua abbiamo una cucina stupenda che purtroppo non mi serve perché c'è un ristorante proprio qui, la macchina è proprio qua e là c'è il ristorante. Poi c'è tutto, ci sono gli asciugamani, fantastico. Mi hanno lasciato anche lo shampoo e il bagnoschiuma. Quanto è bella sta macchina. Questa è l'unica Kia Rio
che ho visto oggi è la mia. Dove sarà il ristorante? Micione. Ciao. La solita sfiga, l'unico ristorante qua vicino è chiuso proprio oggi. Volendo potrei cucinarmi la pasta in questa stupenda cucina, ma guarda, è così bella che non voglio. No, non ci voglio neanche di cucinare, sono troppo stanco. Quindi ordino con un delivery. Tanto basta che l'intelligenza artificiale gli dici dove sei e lui ti dice cosa puoi fare. E la soluzione mi ha detto delivery, scarica questa app e boh, che alla fine è uguale alla nostra, quindi... Consigli utili mentre si guida. Quando stai per passare in una galleria, attiva il ricircolo interno dell'auto, questo qua. In questo modo non respirerai tutto il gas di scarico che resta immagazzinato dentro la galleria e così non ti resterà la puzza in macchina, specialmente questo quando è inverno, che non puoi neanche aprire i finestrini perché fa troppo freddo fuori. Basterà semplicemente attivare questo pulsante e nel momento in cui si esce dalla galleria rimettere il circolo esterno dell'aria.